Ciao a tutte e bentornati ancora una volta sul mio canale. Io sono Tiziana e a grande richiesta un altro progetto pensato per le serate davvero molto speciali. Ho utilizzato le paillette durante la lavorazione, ma niente paura, è davvero molto semplice, quindi alla portata di tutte. Prima di andare a vedere tutto quello che ci serve per questo bellissimo progetto di oggi, vi ricordo di iscrivervi sul mio canale, attivare la campanella, se vi fa piacere darmi punti hype così il mio canale crescerà più velocemente e seguirmi anche sui miei social. Illustro come al solito tutto quello che occorre per il progetto di oggi. Allora, troverete un kit a vostra disposizione completo con tutto quello che serve su borgodepazzi.com che potete acquistare col mio codice sconto del 10% e al solito la possibilità di scegliere tra le varie tonalità. In questo caso io utilizzerò il cordino Inda, io come tonalità ho scelto la numero 1 e vi arriverà ovviamente tutto abbinato, quindi una rocca da 500 grammi di Inda, una base specchiata, sempre in tinta, poi 3 confezioni di paillette che vi bastano abbondantemente e una tracolla. Per quanto riguarda l'uncinetto, per il primo giro il numero 3, per tutto il resto della lavorazione il numero 4, quindi a questo punto iniziamo subito. Partiamo dalla base, lato corto, cappietto, e iniziamo. Allora, su questo punto centrale ne facciamo 2, la codina al solito la cominciamo a lavorare così si viene a fissare. Il secondo punto io lo farò alla fine così si chiuderà un po' meglio. Poi in questo successivo ne farò 2. In questi 2 ne farò invece 3 punti bassi, anche perché siamo nella curva e quindi poi dobbiamo evitare che il lavoro si vada ad imbarcare. Quindi anche in questo successivo 3 punti bassi. Invece sul lato lungo ne realizziamo 2 per ogni foro. Proprio tutto quanto fino a qui. Vedete? Quindi ne facciamo tutti 2, poi qui dove c'è la curva 3 3, in questi successivi 3 ne facciamo 2 2 2, un'altra volta 3, tutti 2, questi 3 esattamente come quelli di fronte e questi 2 e poi qui dobbiamo fare quello che ho lasciato, ma ve lo faccio vedere, quindi arriviamo fino a qui e procediamo. Manca l'ultimo punto, lo andiamo a realizzare e chiudiamo con una maglia bassissima sul primo punto che abbiamo realizzato. Dopodiché possiamo lasciare il numero 3, prendiamo l'uncinetto numero 4, facciamo una catenella e adesso andiamo a realizzare un primo giro di punti bassi in costa senza fare più aumenti. Io con questo numero di maglie ho ottenuto un multiplo di 4 che mi servirà per mettere a scacchiera le mie paillette, un po' come il punto nocciolina. È come se al posto della nocciolina appunto andiamo a mettere poi le paillette. Quindi io mi faccio questo primo giro in costa, in questo modo, poi arrivato qui chiudo con una maglia bassissima, faccio altri 2 giri di punto basso normali e ci rivediamo per iniziare a inserire le paillette. Finiti questi 3 giri, quindi il primo in costa e i 2 normali, faccio una catenella e riparto dal primo punto e faccio 3 punti bassi. 1, 2 e 3. Prendo una paillette, il foro questo è abbastanza grande, vedete, me lo lavoro con un punto basso, in questo modo. Poi nuovamente 3 punti bassi liberi, prendo un'altra paillette, vedete, e la lavoro insieme al punto basso. Multiplo di 4, quindi come se fosse il punto nocciolina, perché poi nel giro successivo che tanto vi faccio vedere, qui andrà l'altra paillette per creare questo motivo a scacchiera. Ve lo faccio rivedere ancora una volta, quindi 1,
2 e 3. Io prendo la mia paillette, la posiziono in questo modo e la vado ad agganciare con il punto basso e nuovamente faccio le mie 3 maglie basse e nuovamente, vedete, vado ad agganciarla. E questo sarà il nostro primo risultato. Quindi per questo, se voi fate a un altro numero di punti non ha importanza, l'importante è che sia un multiplo di 4. Quindi completiamo giro, ci vediamo a questo punto e ripartiamo con il secondo. Ho terminato il primo giro, ho chiuso con una maglia bassissima sul primo punto, facciamo una catenella. Adesso vedete, questa è una paillette, questa è una paillette, abbiamo 3 punti. In sostanza qui al centro dobbiamo mettere l'altra paillette, quindi intanto sul primo faccio un punto basso, prendo una paillette e la vado a incastrare con un punto basso e contiamo 1, 2, 3, vedete, viene proprio al centro. Per questo è importante contare ed avere un multiplo di 4. Quindi 1, 2 e 3. Prendo un'altra paillette e la vado ad incastrare. Nuovamente 1, 2 e 3. Vedete? Prendo una paillette e la vado a collocare qui. Vedete che si comincia a intravedere il fatto di essere messa a scacchiera e si procede. Ve lo faccio rivedere ancora una volta. Quindi 1, 2 e 3. Prendo la paillette, quindi questo non si conta come punto, ma 1, 2, 3 paillette, 1, 2, 3, eccetera, eccetera. Allora, io adesso salirò per circa 25 cm in questo modo, chiudendo sempre qui con un punto bassissimo. All'incirca saranno 25 giri, ma come al solito vi dirò esattamente quanti giri ho effettuato e che altezza ho raggiunto. Volevo mostrarvi questo risultato che secondo me è davvero elegante e bellissimo. Allora, in totale io ho realizzato 26 giri per un totale di 18 cm. Adesso dobbiamo fare gli ultimi 2 giri. Allora, finito questo, facciamo una catenella e facciamo, senza più paillette, un giro di punto basso, senza aumenti, semplicemente i punti che ci ritroviamo sotto. In questo modo. Vedete? Dopo che l'abbiamo completato, chiudiamo a punto bassissimo e continuiamo con un giro di punto bassissimo e il corpo borsa è terminato. Ci rivediamo per farvi vedere come realizzare e come inserire la coulisse che appunto andrà a stringere la nostra borsa. Siamo giunti quasi alla fine, guardate quanto è bella. Io ho già inserito una coulisse che praticamente, guardate, è molto semplice. Ho realizzato due strisce da 150 catenelle. Voi potete farle più grandi, più piccole, secondo me va benissimo. Poi all'estremità, alla fine, quando l'abbiamo inserita, ho messo un'altra paillette. Quindi io che cosa ho fatto? Da questa parte ho staccato 4 punti, mi sono inserita da questa parte e poi ogni 8 ho fatto entra esci e sono riuscita da questa parte. Adesso con un ago di raffettuccia facciamo la stessa cosa, quindi l'altro dalla parte opposta io entro da questa parte e poi quando farò tutto il giro uscirò da questa. Quindi io che cosa faccio? Mi vado a inserire qua e andrò a fare lo stesso percorso. Poi magari ce la regoliamo. Vedete, sono entrata da qua, io poi sbucherò da questa parte, vedete qua c'è l'altra, ci ripasso proprio nello stesso identico modo
e anche qui. Quindi praticamente non faccio altro che rifare il percorso della coulisse che ho fatto prima, solo che anziché partire da questa parte, partirò da questa, in maniera tale che poi quando finirò il giro avrò l'altro capo e poi, vedete, poi nel momento in cui l'avrò inserita del tutto, poi prenderà la sua forma. Dopodiché non ci resta che inserire la tracolla da questa parte e da questa parte, stringere e la nostra bellissima patch con le paillette sarà completa. Che dire, io me ne sono letteralmente innamorata di questo progetto. Cioè è tutta un luccichio, guardate, anche la base ovviamente, e come avete visto dalla spiegazione è alla portata di tutti perché è davvero semplicissimo inserire le nostre paillette. Io ve la mostro anche indossata, guardate, è davvero uno spettacolo perché già parla da sola. Ovviamente io ho messo la tracolla che troverete nel kit, ma volendo potete anche realizzare un manichetto all'uncinetto, anche perché ne ho utilizzati circa 300 grammi, quindi ne avete abbastanza per creare anche qualche piccolo accessorio da abbinare a questa davvero meravigliosa patch. Vi ricordo che il kit è a disposizione su borgodepazzi.com, che potete acquistare col mio codice sconto del 10% e scegliere tra tutte le tonalità che trovate, quindi con abbinamento sia delle paillette che del cordino. Io chiaramente, come sempre, quando posso, ne ho realizzato un'altra, guardate pure questa dorata, cioè è ancora più bella e ho voluto realizzarle appunto sia argento che oro per farvi vedere la diversa resa, ma secondo me davvero già questo progetto è fantastico di suo, quindi è, ripeto, alla portata di tutte. Come misura abbiamo raggiunto 22 in larghezza, in altezza 18 cm e circa 9 cm di profondità, quindi comunque l'indispensabile entrerà tranquillamente. Se avete dei dubbi, come sempre mandatemi un messaggio, non dimenticate di iscrivervi sul mio canale, attivare la campanella, darmi punti hype e seguirmi anche sui miei social. Ci vediamo alla mia prossima creazione.